Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come pulire una seppia per andare a recuperare poi tutti i tesori che sono al suo interno. Quindi questa è la testa con i due occhi, poi abbiamo il corpo con l'osso di seppia. Sotto l'osso di seppia troveremo il famoso sacchetto del nero di seppia che ci servirà per colorare i risotti o la pasta fresca. Poi ci sono le uova di seppia che sono molto buone per piccoli antipastini di pesce, e il fegato di seppia che non tutti conoscono, ma è un esaltatore di gusto eccezionale per i vari sughi a base di pesce. Per partire, per togliere l'osso di seppia basta fare una pressione e l'osso viene via facilmente. Incominciamo poi a incidere la pelle per arrivare alla schiena. Qui, per preservare quello che c'è all'interno, togliamo questa parte sottile di pelle che è ancora rimasta, e queste sono tutte l'interiore che troviamo. Qua siamo anche fortunati perché ci sono queste bellissime ovette ancora molto piccole. Poi togliamo un po' di scarto, e questa è la famosa sacca del nero, è ancora intera. Molto delicatamente incominciamo a sollevarla e poi, come vedete, viene via molto facilmente, basta fare attenzione. Si staccano tutte le pellicine e poi basta tirare piano piano, e questa è la sacca di nero che poi useremo per i prossimi piatti. Queste sono le famose uova di seppia, molto famose a Venezia e nei dintorni. Per staccarle, anche qui basta sollevarle, poi con l'aiuto di un coltello andiamo a togliere le pellicine, le sciacquiamo molto bene per togliere tutti i vari residui, tutte le varie pellicine che sono attaccate. Poi si stacca la testa molto facilmente, facendo attenzione a non rovinare il fegato. Finiamo di pulire il corpo, togliamo il fegato dalla testa, lo sciacquiamo molto bene e poi lo andiamo a rifilare con calma, facendo attenzione a non rovinarlo. Per la testa incidiamo ancora questo piccolo scarto per liberare gli occhi, che si vengono via anche qua molto facilmente, basta poi tagliarli con una forbice o con un coltello. Una volta finito di togliere gli occhi, andiamo poi a togliere il dente centrale. Qui basta fare una pressione un po' energica, eccolo qui che viene via, e questo è il risultato. Quindi abbiamo il fegato, le uova di seppia, il sacco del nero di seppia, un po' di scarti, la testa della seppia e il corpo, che come vedete c'ha ancora la pelle. Per togliere la pelle, anche qui molto semplicemente, basta infilare un dito tra la pelle e il corpo e poi basta tirare con un po' di forza, la pelle viene via molto facilmente. Per vedere tutti i piatti che farò con le varie interiora e la seppia basta guardare le schede allegate. Vi aspetto per i prossimi video. Ciao da Andrea.